Benvenuti alla quinta puntata di Storie di Runner 451 Show. Come avrete capito, oggi parliamo tanto di Europei Indoor di Istanbul. Ciao Marco, come stai? Ciao Simone, stiamo bene, veramente felici per questi risultati, è stato un indoor incredibile. Guarda, medaglie d'oro, medaglie d'argento, ne abbiamo visto solo un pezzo perché ne abbiamo vinto di più di medaglie, però non avevamo tempo, anche perché adesso il tempo lo dedichiamo ad Alice. Alice Mangione, facci vedere quella medaglia. Eccola qui, ce l'ho con me. Che bella, bella. Siamo veramente Grandissima. contenti. Sembra una calamita, però è stupenda, veramente. Quella da frigorifero, no. Grazie per le emozioni che ci avete dato lo scorso weekend in Turchia. È stato bellissimo seguirvi e guarda, un po' un tuffo indietro per le emozioni che ci avevano dato altri, e non solo, perché qualcuno si è ripetuto a Tokyo, e adesso ci stiamo abituando a far troppo bene nella velocità. È vero, comunque la velocità in Italia sta crescendo, infatti abbiamo visto anche Samuele che è giovanissimo, prima nazionale assoluta, ha preso un oro, infatti gliel'ho detto anche a lui, gli ho detto beh, se la prima nazionale devi comportarti così, allora non voglio pensare altro, insomma. Però veramente siamo una squadra di giovani che sta crescendo e soprattutto la velocità si sta facendo vedere sia a livello internazionale, con anche gli europei ci siamo comportati veramente bene, da protagonisti possiamo dire. Assolutamente. Sì, se posso chiedere, appunto, in proporzione a tutto quello che è successo in questi giorni ad Istanbul, voi lo sentite che c'è un'atmosfera diversa? Cioè vi fate da traino nei risultati quando tu dici sì, è la stagione giusta e faccio parte della squadra giusta e quindi arrivo dove voglio arrivare? Si prova questa sensazione? Beh sì, poi il clima con le compagne, insomma, veramente siamo unite, ci facciamo forza a vicenda, infatti anche in staffetta ci credevamo tutte quante, eravamo lì a tifarci, a incoraggiarci prima di partire anche, però si sente proprio questo lavoro di squadra, insomma, siamo uniti. Sì, no, lo percepiamo di qua anche quando nei momenti delle interviste c'era quella vostra intervista che non finiva più perché era come se voi voleste continuare, no, la corsa anche a parole, è una narrazione diversa a cui non siamo abituati nello sport, perché siamo abituati ovviamente a giocatori che giocano a calcio e dicono sempre le stesse cose, per carità, va bene così. Quando poi arrivate voi che avete un dialogo molto più diretto con gli interlocutori che siamo noi e sapete farci sentire la fatica di un risultato costruito proprio metro dopo metro. Simone? Sì, no, guarda, io adesso rivediamo magari qualche immagine della gara e ce la racconti. Alice, eravate in quattro, tu hai fatto la prima parte della sei stata la prima staffettista, insomma, e sei partita che eri quarta, vediamo, e poi dopo hai fatto una bella rimonta. Raccontaci di questi due giri della morte, di solito è uno, ma in questo caso sono due. Beh, ultimamente nelle scorse staffette ho fatto sempre l'ultima frazione e quindi mi ero un attimo abituata. Quando mi hanno detto che facevo la prima, mi hanno dato una motivazione, insomma, valida ovviamente. E l'idea era di partire forte, di lanciare una staffetta e infatti all'inizio ero un po', ho detto oddio la prima, di nuovo partire dai blocchi dopo le due gare individuali, ero un po' stanchina. Però ovviamente quando sei dietro i blocchi non pensi a nulla, né alla fatica, ai dolori che si hanno, insomma, perché quelli non mancano mai. E devo dire che è stato molto emozionante. Sono partita e l'idea era di prendere una buona posizione alla corda, solo che mi sono ritrovata all'irlandese che veniva da una corsia alta, quindi mi ha tagliato la strada e gli ho dato una piccola spinta in avanti perché comunque mi aveva rallentato tantissimo. Ho detto vabbè, mi metto dietro e provo a superarla nella parte del rettilineo opposto, solo che ho visto che mi stava rallentando talmente tanto che non riuscivo ad esprimere la mia velocità, insomma mi stava proprio rallentando, così al che tipo in curva volevo passare esternamente e di nuovo lei non mi ha fatto passare.
Ma infatti, ho preso col testimone e tipo gli ho dato una spinta per dire levati dalle scatole. Non gli ho detto nulla, però cioè, insomma, gli ho fatto col testimone così lei ha capito, si è spostata e sono passata internamente in modo da distendermi nella parte finale, così ho cambiato in terza posizione. Poi ovviamente in prima avevo la Claver che è arrivata seconda nella gara individuale e la Kilbasisca, comunque due atlete veramente fortissime, e quindi ho cambiato in terza posizione, così ho lanciato Ayomide per cercare di recuperare il più possibile. Poi Ayomide ha fatto un tempone e poi è arrivata Anna Polinari che ha fatto il mega recupero, magari la polacca era un po' più lenta, anche l'olandese, le loro frazioniste nella terza frazione, che ci ha portati al secondo posto. Sì, cioè è vero che per la squadra della Polonia mancavano diverse atlete forti e l'unica forte era Anna, anche il Basiska, le altre a quanto pare hanno rinunciato a queste indoor, però assolutamente non ci abbiamo creduto fino alla fine e è stata un'emozione veramente forte, perché poi cioè, io ho fatto la prima frazione, quindi poi ho visto la gara bene con i miei, cioè, le altre frazioni le ho viste tutte. Ero lì che il cuore mi batteva a 1000 e nel frattempo pregavo, cioè... Beh, quando è partita Eleonora marchiando, che ha fatto l'ultima, forse avevi capito che c'è, cioè chiaramente uno, però che la medaglia c'era, si stava iniziando a capire. Non sapevamo ancora se d'oro, no, perché l'Olanda in effetti era forse di un altro pianeta, però o argento bronzo ancora lì non si sapeva, però insomma dai, si iniziava a pensare che poteva essere anche argento. Sì, esatto, ma anche prima di partire, cioè, sapevamo che la medaglia quel giorno era alla nostra portata, però infatti quando è partita Eleonora ho detto, cioè, spero che non crolli alla fine, ma anche lei prima di partire aveva visto la gara degli spagnoli della 4x4 maschile che erano primi, e l'ultimo frazionista che era primo praticamente è arrivato quarto poi, quindi lei tipo ha detto per un attimo Dio non voglio fare questa fine però no, ero sicura che cioè, le ha tenuto fino alla fine, siamo state tutte brave. Alice, a proposito di quanto siete brave nel mondo, nell'entourage delle altre squadre, questa scuola di velocità italiana è temuta? Siete temute quando ci sono i nomi delle start list? Senti, lo percepisci da parte degli avversari questa tensione? Beh sì, adesso ho visto tante avversarie che ci guardavano e io poi ho potuto vedere anche quelle che stavano in prima con me, ovviamente levando la Polonia, però le altre, anche l'irlandese, mi guardava un po' strana, però si capiva sì che un po' ci temono perché l'Italia è presente, c'è anche a Eugene, eravamo in finale, e anche ai mondiali di staffetta, insomma ci stiamo facendo vedere, siamo in crescita. Brave, cosa tu non puoi sapere cosa c'era prima perché non c'eri, sei ancora molto giovane, ma cos'è che sta cambiando? È chiaro che in tutti gli sport ci sono delle stagioni di atleti, di leve un po' più fortunate di altre, no? Però cos'è che sta cambiando nella velocità? Perché ragazzi, anche prima e secondo sui 60 metri, cioè Jacobs ormai l'avevamo, come dire, lo vediamo come un dato di fatto, ma Ceccarelli proprio fino agli assoluti italiani non era conosciuto, dai, diciamocelo, se non gli stretti addetti al lavoro. Cosa sta cambiando? Approccio all'allenamento, mentalità, non lo so. Beh, sicuramente il metodo di allenamento, le innovazioni che ci sono adesso, anche i nostri allenatori comunque in continuo aggiornamento, e poi beh, anche a livello mentale adesso abbiamo tutti mental coach, psicologi, insomma siamo seguiti veramente a 360 gradi, quindi sicuramente questo fa tanto, cioè posso dirlo anche su di me che la mentalità giusta ti fa andare forte. Assolutamente. Senti Marco, gli faccio una domanda tecnica da Alice, un po' da nerd dell'atletica. Che differenza c'è fare i 400 fuori, quindi in un giro, per chi non lo sa, un giro unico secco in pista, e farlo in 2 giri nella pista di indoor, che ovviamente è di 200 metri, quindi come raccontavi prima, col secondo alla corda? Beh, i 400 indoor è completamente una gara diversa rispetto a fuori. Io non amo particolarmente le indoor
Quest'anno mi sono trovata qui per caso, insomma, a fare le indoor, però preferisco correre 400 fuori, e anche perché la pista indoor, appunto come hai detto tu, si fanno 2 giri e c'è questo rientro dove tutte le atlete rientrano in prima corsia e bisogna entrare bene alla corda, prendere una buona posizione, perché se perdi il treno non riesci fuori, a recuperare. certo. Sì. E infatti bisogna stare anche attenti alle spinte, come è successo adesso agli europei nella gara individuale, che mi sono comunque schiantata, cioè la ragazza finlandese mi ha buttato proprio fuori dalla pista, ed è anche pericoloso, quindi bisogna stare attenti. Però fuori è la gara vera, insomma. Queste sono appunto gare di passaggio. E fuori è tutta un'altra storia, insomma. Fuori si corre ognuno nella propria corsia, e insomma è proprio diverso anche proprio la gestione della gara, cioè che parti gradualmente, invece indoor parti un po' più forte per prendere una buona posizione alla corda, ecco. Simone, io volevo una curiosità. Avremo prossimamente ospite nella trasmissione una ragazza che vi osserva e vi fa delle foto bellissime, una professionista, Chiara Montesano, che insomma riesce veramente a scolpire i momenti più belli, e voi già siete belle nella vostra azione e nelle vostre dinamiche di corsa, che sembra quasi che non provate fatica, ma noi lo sappiamo benissimo, noi amatori, cosa vuol dire scendere in strada. Immagino il carico di lavoro che avete fatto voi prima di arrivare lì. Ecco, prova a farci capire che cosa c'è prima, o almeno cosa c'è dietro una medaglia, quanto lavoro c'è, anche stando lontano da casa, insomma. Beh sì, tantissimo. Io sono andata via da piccolissima da casa, avevo solo i 14 anni, che mi ero trasferita appunto a Palermo, poi da quasi 5 anni vivo qui a Roma, però anche quando stavo a Palermo, insomma, ero distante dalla mia famiglia, quindi questo è un grande sacrificio. Però preparare proprio le gare, io parlo per la mia specialità, che è una bella specialità tosta, e non è il problema fare la gara, sì, perché è il giro della morte, arrivi veramente stremato, e il fatto è come prepararli. D'inverno si fa una dura preparazione, e insomma iniziare i lavori di resistenza, lavori lattacei, di tutta la palestra, e non si tratta di 2 ore di allenamento al giorno, perché poi non c'è soltanto quello. No, c'è solo quello. C'è l'alimentazione, c'è il fisioterapista, e c'è insomma varie cose che a volte, io parlo per me giustamente, mi impiegano tutta la giornata, e infatti dico 24 ore non mi bastano. Però Alice, dobbiamo anche dire che è una bella vita quella dello sportivo, al di là del sacrificio. Se il corpo risponde, se sei seguito da dei professionisti che sviluppano al meglio le tue capacità, le tue potenzialità, è una bella vita. Cioè, quindi riuscire a stare poi con quella stellina qui sul petto, no? Con una struttura dietro che ti sostiene prima, durante e dopo la vita dell'atleta, insomma, è una bella scommessa per il futuro, o no? Sì, assolutamente. Noi abbiamo i gruppi sportivi che ci sostengono. Io faccio parte dell'esercito e devo dire veramente, devo ringraziarli tantissimo, perché senza di loro questa medaglia non ce l'ho qui al collo, grazie a loro anche, perché comunque ci permettono di fare quello che amiamo, e ci sostengono in tutti i punti di vista, anche dal punto fisioterapico, che abbiamo una struttura di fisioterapisti, e veramente su questo nulla da dire, grazie a loro. Sì, grazie a voi per raccontare queste fantastiche gesta che restano poi nella storia dello sport italiano. Per noi siamo onorati di seguirvi. Alice, guarda, io starei qui, e anche Marco, ad ascoltarti per ore, quindi ti chiediamo una cortesia, visto che adesso ti riposi un po' prima di preparare i prossimi impegni che poi ci devi ancora raccontare. Ti possiamo avere qui con noi anche domenica prossima? Certo, assolutamente. Che bello. Perfetto. Allora tornate, perché domenica prossima ci sarà ancora Alice Mangione con noi. Ciao Alice, grazie. Ciao, a presto. Ciao. Grazie. È veramente incredibile sentire la voce di chi ha messo al collo, insomma, una medaglia importantissima, ed è bello incrociare le nostre storie con le storie di chi la corsa la vive anche soltanto per passione. È proprio il bello della narrazione, no Simone? Sì, è quello che
È quello che stiamo facendo, Marco. Tutte le nostre puntate abbiamo atleti conosciutissimi, anche professionisti come in questo caso, con atleti che lo fanno per passione, con storie anche di persone meno note ma che sono di forte ispirazione. In questa puntata, con la euforia di voler raccontare gli europei, non l'abbiamo ancora detto, ma in questi giorni l'avete sicuramente sentito, abbiamo anche Silvio Lorenzi, che lui è abituato, Marco, a raccontarci di atleti su Radio 24 e sul suo podcast Personal Best, e poi Lorena Brosamento, ultra runner, che di imprese straordinarie ne ha fatte tanti, e poi ce ne parlerà direttamente lei. Però Marco, per far tutta sta roba, chiaro, ti spegne, ti dà adrenalina, però serve anche un bel caffè, non sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, anche perché ne prendo molti fatti in casa, li preferisco e servono, aiutano, insomma, sono un bel sostegno. Ho chiesto a Nicolas se la caffeina è un aiuto o no per i runner e come gestirla. Nicolas, bentornato qui su Storie di Runner 451. Allora, ero al bar che mi bevevo un bel caffè cremoso e ho pensato, voglio chiedere a Nicolas se va bene bere il caffè prima di correre, ma quando intendo prima di correre intendo veramente poco prima della corsa, se apporta dei benefici. Una volta la quantità di caffeina, anche se era tollerata, diciamo una certa dose, era considerata doppante, oggi non più, e se bisogna invece stare anche attenti a berne o a berne troppo. Faccia un po' di chiarezza sulla caffeina e lo sport e l'endurance, diciamo in generale. Perfetto, ciao a tutti intanto. Allora, innanzitutto bisogna un po' distinguere il caffè e la caffeina, nel senso che la caffeina è un composto del caffè, ma nel caffè non c'è solo la caffeina, ci sono anche altre sostanze. Diciamo che la caffeina in generale ha la capacità di vasodilatare da un certo punto di vista e di stimolare un pochettino anche la contrazione cardiaca, quindi nell'endurance può avere un ruolo nell'aumento dell'energia che sentiamo durante la prestazione, in quantità anche mediamente elevata, tant'è che esistono appunto gel e barrette addizionate con la caffeina. Chiaramente non bisogna pensare che quindi più caffeina prendo e meglio è, nel senso che c'è un limite che è abbastanza genetico, cioè ognuno di noi ha un suo limite entro il quale possiamo agire, e il limite deriva dal fatto che se prendo troppa caffeina manderò in stress il mio sistema simpatico, quindi aumenterò troppo la pressione, rischio la tachicardia e rischio anche i crampi, paradossalmente, per questo motivo qua, soprattutto se è molto caldo. Il caffè ha la caffeina, ma non solo, e quindi è un alimento comunque un po' più acido, che ha anche un acido che si chiama acido caffeico, che può avere anche altri effetti. Per esempio, l'acido caffeico può andare a diminuire l'assorbimento e la produzione di collagene, quindi magari il recupero dal punto di vista tendino-cartilagineo. Quindi nel caso del caffè chiaramente non è un problema prendere 1 o 2 caffè al giorno, e se uno di questi lo prendiamo prima di correre, ma dobbiamo stare attenti alla quantità totale di caffè che beviamo. Ho capito. Vedi, questa cosa sul collagene non lo sapevo, e visto l'età che avanza ne terrò conto per i miei tendini, che come sai hanno sempre qualche problemino. Bene Nicolas, grazie mille. Grazie mi raccomando, seguite Nicolas su Instagram, sulla pagina nutrizionista del movimento. Se volete farvi invece seguire da Nicolas come nutrizionista, riceve a Faenza, a Bologna e anche a Russi, provincia di Ravenna. Esatto. Nicolas, ci vediamo a una prossima puntata qui su Storia di Runner 451, ok? Assolutamente, alla prossima. Simone, certo che questi consigli bisogna sempre seguirli, perché poi alla fine la quantità fa la differenza, quindi meno caffè ma più buoni sicuramente, come tutto che lo è il principio dell'alimentazione sana. Tranquillo, io dal lunedì inizierò a fare così. Marco, senti, è il momento del sondaggio. Avevamo lanciato un sondaggio sul canale YouTube di Runner 451. Che gare parteciperete, visto che è marzo fino a Pasqua, poi veramente, poi ce ne sono anche prima e dopo ovviamente, però è il momento in cui si concentrano. È il periodo più bello. La maggior parte delle gare, anche
quelle tra più partecipate in Italia. Avevamo messo 5 gare, Bologna con tutte le sue distanze, che c'è stato il 5 marzo, stessa data Roma-Ostia, poi avevamo proposto il 19 marzo, quindi settimana prossima, con Stramilano e Maratona di Roma, e poi avevamo messo il 2 aprile Maratona di Milano. Le risposte si sono abbastanza distribuite, come vedete. Ha vinto di pochissimo Maratona di Roma, seguire Maratona di Milano, quindi le maratone più votate delle mezze, Roma, Ostia e Stramilano a pari punti, e Bologna, che poi è un po' più giovane delle altre, in coda, ma di poco. Questa non è quale gara preferite, ma è proprio quale gara siete iscritti. Dove andrete? Ora tocca a voi nei commenti, fateci sapere a quale gara avete partecipato o parteciperete, e anche se volete diteci com'è stata, raccontateci un po', vi è piaciuta la gara, era organizzata bene, raccontateci, che no Marco? Sì. È un run advisor, no? In fondo, da chi l'ha vissuta è una delle funzioni ottimali della rete. Lo facciamo per andare a mangiare, non dico perché non farlo per le corse, insomma. Assolutamente. Senti Marco, invece siamo abituati ad ascoltare un personaggio che ci parla di atleti, di storie, come facciamo noi, però lui lo fa da canali diversi tutte le settimane insieme a Ivana Di Martino. È Silvio Lorenzi di Radio 24 con Personal Best, che va in onda appunto su Radio 24 e oltretutto anche un podcast. Stavolta le domande gliele abbiamo fatte noi, giusto? Già. Benvenuto Silvio Lorenzi qui su Storie di Runner 451 Show, come stai? Ciao a tutti, grazie mille Simone, grazie Marco. Benissimo. Ciao Silvio, benvenuto. Sì. Siamo qui a Radio 24, bene. Non si vede ma siamo qui. Esatto. La trasmissione nella trasmissione oggi praticamente, sì, infatti, come abbiamo detto in fase di lancio, sei abituato a raccontare storie e intervistare, oggi sei tu l'intervistato. E la prima domanda che ti faccio io è: come mai hai iniziato a parlare di corse e di sport? È un'idea nata un po' di anni fa, diciamo. Io ho sempre avuto dei blog online, prima letterari, poi di altra cosa. A un certo punto mi sono buttato un po' a parlare di corsa. Già più di 10 anni fa avevo avuto questa idea di un programma dedicato alla corsa, in genere al running, insomma così, solo che forse i tempi non erano maturi sia per me sia un po' per la radio. Parlando una volta, mi ricordo, con un mio collega molto più famoso di me qui a Radio 24, mi dice vorrei fare questa cosa ma c'è già un'altra persona che lo fa, quindi niente, si era un po' bloccata l'idea. Poi man mano il blog invece di cui parlavo di corsa praticamente ha preso piede, vedevo insomma che c'erano dei buoni riscontri e quindi ha preso forma anche l'idea che avevo. E quindi insomma è stata un po' una scommessa all'inizio, che poi la radio mi ha dato un po' seguito. Mi serviva un po' una spalla per condividere questa trasmissione. All'inizio avevo pensato a un atleta professionista, poi mi sembrava un taglio un po' troppo tecnico, quindi ho intercettato Ivana Di Martino. Lei insomma è famosa, sì, per le sue imprese, per cui un atleta amatoriale ma di buon livello, insomma, che ci ha sempre sorpreso per le sue storie, che sono sempre tra l'altro belle storie da raccontare, che sono quelle che piacciono al pubblico, insomma, in qualche modo. E infatti, a proposito di storie, visto che ne raccontate tante, insomma, sì, dai vostri microfoni, cos'è che crea appeal in una storia, che riesce a fissare l'ascoltatore per il tempo necessario? Allora, non l'ho ancora capito in realtà, nel senso che guardando magari un po' i dati che abbiamo soprattutto dal podcast sulle puntate ascoltate, quelle che io reputo puntate andate non benissimo, insomma così, sono poi sempre quelle più ascoltate, per cui insomma devo ancora un po' allinearmi su quelli che sono i gusti dell'ascoltatore. Però quello che penso sempre di porre all'attenzione non noi che parliamo alla radio, ma tanto agli ascoltatori. Quindi ogni volta che faccio una domanda, ogni volta che mi viene un'idea, penso sempre mi metto sempre dalla parte dell'ascoltatore, quindi in tutte le cose che chiedo. Magari faccio un passo indietro, cerco di non pormi come l'esperto della situazione, ma con quello che non sa nulla, per cui faccio le domande che farebbe l'ascoltatore tipo, insomma, amante del running. Chiaro. Silvio, ti confermo da creatore di contenuti che quello che pensi che sia eccezionale non va bene e a volte qualcosa che dici va esplode, quindi sì. Però la dinamica è un po' quella, però insomma l'importante è poi metterci passione, credo che poi questo si senta, no? Sì, assolutamente. Poi il fatto di ascoltare, non solo farsi ascoltare, è una bella cosa che ci portiamo a casa. Infatti.
Sì, una domanda questa che insomma viene proprio da chi crea contenuti. L'intervista non necessariamente la più bella, ma quella che ti ha lasciato qualcosa che ogni tanto ti fermi lì e dici ma ti fa stare bene, ripensarci ti fa stare bene, qual è stata? Diciamo, forse mi piace un sacco. Allora, parto da lontano, diciamo, parlando della corsa. La corsa è una cosa che ti mette in qualche modo a nudo, no? Che ti rende anche umile nel paragone magari con altri. Siamo abituati di gente che ti racconta io quando correvo facevo 10 km in 30 minuti, no? Poi sappiamo bene che al lato pratico, se ci mettiamo lì a correre insieme, probabilmente lì viene fuori la realtà. E qualcuno che mi riportava un po' all'essenza di questa cosa qui è stata Luisa Balsamo. Lei insomma definita un po' la regina dei deserti, no? Abituata a correre in situazioni estreme, e mi raccontava spesso del fatto che nella vita o comunque nelle situazioni in cui si trova lei hai bisogno di veramente poco, no? Lo zaino, un po' d'acqua, degli integratori è tutto quello che ti serve per sopravvivere in quelle situazioni, e per cui insomma è una lezione di umiltà che ricordo spesso e cerco in qualche modo di riportare poi nelle cose della vita. Esatto. Bello. Poi ci sono 1000 altri aneddoti, però questo insomma in qualche modo si sposa benissimo con l'idea che ho io della corsa, insomma. Silvio, visto che hai detto che se ti metti a correre poi si vede la verità, ma tu quanto corri, ti alleni? Ma io mi allenicchio, diciamo così, è andata bene fino al 2020, poi è arrivato il lockdown e tutto, ero in ballo per andare a Boston, mi ero qualificato, sapete bene voi insomma che un po' sì, l'ambizione del run and medio di riuscire a fare quel tempo per potersi qualificare, che Boston è un po' la gara simbolo per chi vuole, tra virgolette, per un amatore correre a medio livello, insomma così. E poi insomma il lockdown ma ho tenuto duro fino a settembre 2020, poi le cose sono andate un po' in modo altalenante nella corsa, ho ripreso, un po' mollato, insomma la motivazione è sempre difficile da tenere alta quando non ci sono magari degli obiettivi da raggiungere, però devo dire che adesso insomma sto riprendendo, per cui speriamo che questo 2023 in qualche modo mi dia delle soddisfazioni e mi faccia ritornare quella motivazione che un po' ho perso nel corso di questi anni. Nel frattempo sto anche allenando, insomma mi diletto a portare a correre un gruppo di persone, insomma diciamo così. Beh, insomma, Silvio, all'interno della trasmissione ricordiamo Personal Best su Radio 24 la domenica. Le storie che raccontate sono veramente trasversali, luoghi, personaggi, eventi, avventure, però poi alla fine uno rimane sempre con la voglia di raccontare e ascoltare più che altro. Qual è quindi la voce che ancora non hai ascoltato, ma semplicemente perché è lì, la prossima puntata? Ma ancora non ce l'ho bene in mente. La trasmissione si crea di settimana in settimana in base un po' anche a quello che succede intorno a noi, intorno al mondo che raccontiamo, il mondo della corsa, quindi gli spunti vengono lì per lì. Non ho un'idea particolare su un personaggio che intervisterei a breve o nelle prossime puntate, insomma mi lascio trasportare un po' dagli eventi, diciamo così. E a proposito di eventi, la intervista storica che invece non potresti fare per evidenti motivi cronologici di un campione del passato, che ti piacerebbe far ritornare con la macchina del tempo qui oggi? Allora, mi piacerebbe, ci ho pensato un po' di tempo fa, mi piacerebbe intervistare magari gli azzurri di Maratona, no? Ma quando erano attivi in quel periodo, per cui immagino, Gianni Poli, Salvatore Bettiol, in quel periodo lì, insomma, Leone, tutti atleti che hanno rappresentato un po' anche la maratona di New York in qualche modo, insomma. Quando viaggiavano intorno alle 2 ore e 10, insomma, un po'. Sì, quando si viaggiava forte, insomma. E farli magari erano tutti quelli che hai nominato li ho incontrati alla maratona di Ravenna, una cena, sì. Però non erano, diciamo, comunque alcuni erano veramente ancora sì. Sono tornando indietro nel tempo, a questo punto giochiamoci la carta di Zatopek, chiediamogli cosa pensa lui delle scarpe con la lamina in carbonio. Lui pesava le scarpe da lavoro, perché diceva se vado con queste quando metto le scarpette volo, insomma, poi lavorava. Forse per il suo approccio innovativo negli allenamenti le avrebbe testate, non so se le avrebbe in qualche modo, poi, sì. È incredibile, sarebbe un bel gioco del tempo. Allora, ricordiamo, Silvio, che ti possono seguire ovviamente su Radio 24, ma anche sul tuo podcast. Sì. E grazie mille per la tua partecipazione a Storia di Runner 451 Show.
Grazie a voi, quando volete sono qui. Grazie Silvio. A presto. Grazie, ti Buon richiameremo lavoro. sicuramente. Grazie, Ciao, buon Silvio, lavoro. grazie. Ciao. Beh, lavorare in una radio sarebbe stato sempre il mio sogno, non so se lo sapevi Marco, chissà, magari capiterà anche questo, ma poi alla fine podcast sì. un po' lo stiamo facendo. Prima nel sondaggio avevamo 5 gare, Maratona di Roma che ci sarà domenica prossima, ha raggiunto un numero di iscritti molto alto, abbiamo avuto Andrea Giocondi nella nostra prima puntata di questa stagione che ce ne ha parlato, però sei andato tu a chiedere qualcosa in più. Sì, l'abbiamo fatto attraverso la voce, le immagini prese in uno dei Get Ready, gli allenamenti di gruppo che si sono fatti qui a Roma, si sono svolti a Roma, e abbiamo parlato con Federica Romano, un'amica, una professionista del running che gestisce un bel plotone di pacemaker che tra una settimana aiuteranno i nostri amici a portare a casa la prima maratona o una buona maratona per chi ovviamente vuole spingere un po' di più. Federica è la referente di un gruppo di oltre 160 pacemaker da tutta Italia e non solo, e ci racconta proprio qual è la fatica anche di gestire tante realtà podistiche che staranno tutte insieme dentro una maratona che ha segnato numeri importanti, oltre 14.000 iscritti. Bene Marco, allora sentiamo e ricordiamo a tutti che la maratona inizierà alle 8 perché c'è il derby. Amici, buongiorno, siamo a Ponte Milvio, piacevole compagnia di Federica Romano, un'amica, una maratoneta, una professionista del running, nonché responsabile pacemaker maratona di Roma. Buongiorno Fede, come Ciao. stai? Bene, grazie. Tutto bene? I gruppi dei pacemaker sono tanti perché sono tanti i pacemaker a Roma. Quanti saranno esattamente? Saranno 175 quest'anno. Insomma, Un record, sì. Un gruppo importante. Sì. Senti, ma una curiosità, ma secondo te è più facile gestire un gruppo così grande o salire su alla base dell'Everest? Perché ricordiamo che Federica tra ottobre e novembre ha partecipato a una spedizione scientifica con un gruppo di professionisti dello sport e della ricerca per capire quali sono le risposte del corpo alla risalita, alla base, alla famosa piramide dell'Everest, giusto? Vero, confermo, la piramide sull'Himalaya, e è decisamente più difficile gestire 175 pacer. Sì. Ma perché alla fine tutti i runner sono un po' esigenti, no? Quindi c'è chi insomma pretende magari qualcosa che forse potremmo anche metterla da parte, e tra questi secondo te, tra uomini e donne, ci sono gruppi diversi di chi insomma... Ti dirò, contrariamente a quanto si può aspettare, secondo me sono più esigenti i maschietti. I maschietti. Sì. Senti, le donne sono più flessibili. Abbiamo visto che i numeri della Maratona di Roma fanno veramente ben sperare, già con il primo annuncio dei 10.000 raggiunti, dei quali molti stranieri, quindi tra i 170 pacer servirà un servizio di accoglienza diverso. Sì. Almeno dal punto di vista della lingua. Sì, perché su 175 pacer ne avremo oltre 65 non italiani, in rappresentanza di 14 nazioni diverse, dalle Filippine agli Stati Uniti, prendendo un po' tutta Europa, il Nepal abbiamo, quindi questo è un elemento di cui io sono molto orgogliosa, perché già da un paio di anni ho creduto molto nell'apertura del gruppo a pacer stranieri, sia per un discorso di integrazione, quindi anche di arricchimento personale, culturale e umano, sia per un discorso tecnico, perché comunque ognuno porta con sé le proprie esperienze di pacer portate da maratone di tutto il mondo, comprese le major, perché abbiamo pacer delle maratone più importanti del mondo, quindi è stata anche per me un'occasione per imparare e per integrare degli aspetti di altre maratone nella nostra. Ci sono delle novità che ci vuoi dire per quanto riguarda le partenze, i gruppi e come sarà organizzata la mattinata dei pacemaker? Due novità importanti. La prima, l'anticipazione della partenza alle 8 anziché alle 8:30 per la concomitanza del derby del pomeriggio, per garantire un servizio di ordine esatto, che comprenda tutti gli eventi. E poi un'altra novità, prima maratona in Italia a introdurla, sono gli split ogni 5 minuti, quindi a parte delle 2 ore e 50, dalle 3 ore alle 4 ore e 30 ci saranno pacer distribuiti quasi in tutte le onde ogni 5 minuti, poi dalle 4 ore e 30 alle 5 ore e 30 ogni 10 e poi dalle 5 ore e 30 alle 6 ore e 30 ogni 15, questo per permettere di avere un servizio il più capillare possibile in gara. E siamo convinti che sarà una grande maratona. Sicuramente, anzi un grazie particolare a tutti i pacer
anche per i get ready itineranti, e quindi senza di loro non avremmo potuto fare tutto questo. Benissimo, grazie Federica e grazie alla Maratona di Roma. A voi. Ciao, Aspetto. ciao. Ciao. Marco, grazie mille per il tuo contributo, bellissima giornata deve essere stata, e tra le tante storie legate alla Maratona di Roma abbiamo quella anche di Fabio Orro, che grazie a un progetto che ha su Rete del Dono, e non è il primo per lui, correrà la Maratona di Roma accompagnando un suo amico non vedente, e in più sta appunto facendo la raccolta fondi su Rete del Dono, a cui vi invitiamo di donare. Ma sentiamo che cosa ci ha detto. Benvenuto Fabio su Storie di Runner 451 Show. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Volevo solo salutarti e ringraziarti insomma di questa partecipazione. Fabio Orru è un atleta sardo, quindi corre in uno dei posti più belli che abbiamo in Italia, che è la Sardegna. In particolare tu sei nella zona di Villa Simius, è giusto? Sì, nella zona di Muravera, vicino a Costa Muravera. Rei. Bello. Zona bellissima, si mangiano culurgiones buonissimi, fatti Maialetto. diversi a seconda del comune dove vai. Famosissimo lo Scoglio di Peppino, ma in realtà è pieno di spiagge, scorci indimenticabili. Però andiamo subito sul progetto che segui come runner e soprattutto come persona di cuore. Fabio, ce ne vuoi parlare? Esattamente. Circa un mese fa ho messo in piedi questo progetto con la stretta collaborazione del mio amico Stefano, un ragazzo atleta non vedente, dove abbiamo entrambi, diciamo che arriviamo da un lungo infortunio, dove ci servivano delle motivazioni per riprendere. Cosa abbiamo deciso di fare? Quindi abbiamo scelto una delle maratone più belle d'Italia, che è Roma, come palcoscenico, e poi abbiamo cercato di sensibilizzare, visto che comunque a volte correre sì è bello, però è bello anche aiutare gli altri. Abbiamo deciso di correre per l'associazione AIRC e tramite la Rete del Dono abbiamo aperto una piattaforma dove poter riuscire a raccogliere dei fondi per la ricerca. Correrai la bellissima Maratona di Roma insieme ad un amico speciale, Stefano, e parlaci di lui, come vi siete conosciuti e dove vive Stefano. Stefano è un ragazzo pugliese, Stefano Petanca ha 44 anni. Non abbiamo ancora avuto la fortuna di incontrarci perché a causa del Covid ci sono saltate diverse maratone organizzate e pianificate assieme, quindi questa potrebbe essere la volta buona per portare avanti il nostro grandissimo incontro con la Maratona di Roma. Bello. E in più cercare di raccogliere dei fondi per la nostra associazione. Sai, in maratona siamo abituati a vedere tanti angeli custodi, li chiamano così anche pacemaker, insomma ragazzi che ti aiutano a portare avanti il tuo tempo necessario che ti sei impostato, ma in questo caso tu sei veramente un angelo custode, perché correre con un cordino di 60 centimetri, c'è una misura più o meno fissa? Sì, più o meno è molto soggettiva la cosa, c'è chi corre con una fascia, con un cordino, comunque diciamo che dipende molto da come sono abituati nell'allenamento, diciamo, dai. E quindi avete una preparazione molto simile tutti e due, tu in particolar modo, insomma, dovrai fare una fatica, insomma, anche non dico doppia, ma insomma è impegnativo, no? Dal punto di vista fisico. Sì, è molto impegnativo anche perché purtroppo noi, come dicevo prima, non ci siamo ancora incontrati, quindi non abbiamo neanche avuto la possibilità di poterci allenare assieme. Però certo, quello secondo me sarà quello che ci renderà ancora più forti e ci darà ancora più la forza per portare avanti e chiudere la maratona. E poi volevo precisare una cosa, che sì. E questo lo dico proprio dal profondo del cuore, è un po' con la pelle d'oca, che l'angelo custode è lui per me, cioè posso essere io per lui ma anche lui per me, perché comunque vi dico proprio che è un viaggio, è una cosa bellissima, sono 42 chilometri dove non senti nessun sacrificio. Sono i 195 metri il problema, no scherzo. Il Fabio, problema sono gli ultimi, sì. Proprio perché avete questo bel progetto e siete l'uno l'angelo dell'altro, a questo punto ricordaci come si chiama il tuo progetto su Rete del Dono, così poi dopo in sovraimpressione comparirà anche il link, chi vuole aiutarvi a donare lo può fare. Fabio e Stefano corrono per l'AIRC. Semplice, proprio facile. Semplice, sì.
Bravi. Essenziale diretto. Volevo dire che comunque volevo cogliere l'occasione per ringraziare comunque tutte le persone che hanno già sostenuto il nostro progetto, perché sono davvero tante, non me l'aspettavo, quindi ancora grazie. Bene, Fabio, noi vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la maratona di Roma, soprattutto di godervela e per la raccolta fondi, e poi vedremo com'è andata. E allora Simone, sono veramente contento di aver con noi una atleta veramente speciale, una ultramaratoneta tra le più forti in Italia, che ha corso in tutto il mondo, e allora andiamo a sentire cosa ci racconterà Lorena Brusamento. Lorena, benvenuta a Storie di Runner 451 Show, che piacere averti qui. Ciao Lorena. Buonasera, anzi, ciao, è un piacere per me, è assolutamente un grosso piacere per me. Ciao Marco. Bene, allora andiamo subito al cuore per i nostri ascoltatori che ti conoscono, ti straconoscono, però andiamo ancora un po' più a fondo perché la tua storia è sempre super molto interessante. Marco, vai pure tu. Assolutamente, io ho avuto il piacere di raccontare di Lorena praticamente gran parte delle sue imprese, corse in tutto il mondo, posti incredibili che ho conosciuto grazie a lei, però quello che voglio sapere è se per lei c'è un posto che ancora non ha messo lì sul calendario e gli piacerebbe andare a correre, uno di quei luoghi un po' anche al limite del possibile. Non ce n'è uno solo, Marco. Io ho una carta geografica, una specie di planisfero che mi hanno regalato, e ho messo tanti punti che voglio assolutamente andare a vedere. Ti dirò, ce ne sono alcuni che mi piacerebbe di più farli presto e non aspettare troppo. Ti dico due nomi: l'Arizona, ad esempio, Kathmandu, quella zona lì. Poi la Sierra Nevada, poi mi piacerebbe tanto andare a vedere il deserto dell'Atacama. Vabbè, queste sono 2 o 3 cosette che ho lì nella testa che mi piacerebbe, sono luoghi che mi piacerebbe tantissimo andare a vedere, però sono anche posti appunto un po' al limite, che prevedono una preparazione diversa da quella che io ho in questo momento. Sono lì, prima o poi ci arrivo, alcuni vorrei arrivarci prima perché comunque l'età va avanti e quindi ci sono delle cose che vanno fatte prima di altre. Senti Lorena, però di posti che dici così, insomma, sembrano quasi la corsa sotto casa che hai fatto e hai vissuto in prima persona più volte. C'è la Spartathlon, che è probabilmente, almeno nella parte nord del mondo, in particolare sulla zona europea, la gara più mitica, più importante, più lunga, più faticosa. Tu l'hai fatta quante volte? Ho partecipato 6 volte, l'ho finita 4. Ecco, al di là della strada, dell'impegno, il popolo greco ti è entrato dentro, l'hai conosciuto, sono nate amicizie di chi poi ti aspettava lì davanti alla statua di Leonida. Sono nate amicizie dietro a questa tua gara, che è tua, penso. Sì, è il mio viaggio, viaggio. Quello effettivamente, hai detto bene, mi è entrato dentro e fa parte di me. Anche gli anni in cui non sono potuta andare perché c'erano le gare con la nazionale, io comunque ho seguito il percorso di chi conoscevo che era in gara, ed è sempre una cosa che anche da lontano continui a vivere, e sai ora per ora a che punto potresti essere, saresti, se la vivi proprio così. Sì, si creano dei rapporti particolari con alcune persone. Ti dirò, io ho una donna che fa parte dell'organizzazione con la quale ho un rapporto parecchio stretto, ci vogliamo un grandissimo bene, è una signora un po' anziana che trovo sempre più o meno allo stesso checkpoint. Ci scriviamo delle mail, ogni tanto lei mi gira delle foto, comunque mi chiede come sto. Si chiama Ioli, lei l'ho conosciuta alla mia seconda partecipazione alla Spartathlon, ed è per me è una gioia ogni volta che la vedo. Poi c'è Mr. Costis, che è adesso diventato di nuovo il presidente di Spartathlon Association, e lui anche è un amico, e quando lui è alla statua di Leonida e mi vede arrivare mi incita da lontano, cioè è contento anche lui per me. Poi ci sono delle persone che ho conosciuto, degli atleti che ho conosciuto, con i quali ancora ho un po', cioè teniamo i rapporti grazie ai social. C'è Mariana della Romania, c'è Etienne del Canada, insomma ci sono più di qualcuno con cui tieni poi i rapporti.
È un mondo meraviglioso, è un mondo meraviglioso. Senti Lorena, però tu sei a Milano, in città, e insomma, al di là dei luoghi mitici che hai visitato, che vorresti visitare, a Milano c'è un luogo che ti fa stare bene, che tu dici, oggi non voglio pensare a niente, vado a correre lì e sto in pace con il mondo? No, posso risponderti sinceramente no, nel senso che io quando voglio, allora io corro per me stessa la mattina molto presto. E la cosa tristissima che ogni tanto penso sia triste, cioè dal punto di vista proprio della bellezza, io quando voglio appunto stare in pace, correre tranquilla e non pensare a niente, corro presto la mattina intorno ai palazzi qui. Ho un percorso che posso allungare, o è 1,1 chilometri o 1,3 chilometri, 1,3 chilometri più o meno, oppure 2 chilometri e qualcosa, e sto lì e corro lì. In realtà Milano non mi ha preso da nessuna parte, purtroppo. Non mi ha preso il Parco Sempione dove sono spesso, non mi ha preso la montagnetta, non mi ha preso... Però ecco, vabbè, sì, cioè, vicino a casa ho anche il Parco delle Cave che è molto carino, però io quando devo staccare la testa devo stare nella zona che conosco, dove posso proprio non pensare a nulla e non guardarmi intorno, perché magari è troppo isolato, è troppo poco frequentato, cosa che succede magari nei parchi. Bisogna un po' fare attenzione, certo, non donne soprattutto quando corriamo da sole e soprattutto quando corriamo a una certa ora della giornata, perché Milano è da vera atleta conosci le distanze esatte dei percorsi che fai. Sì. Qui si capisce quando uno corre professionalmente o meno, quando conosci dove ci sono tutto. Esatto. Sì. Quindi insomma Lorena, dopo tutte queste imprese sognate o vissute, la motivazione dove la trovi? Da dove arriva? La motivazione nasce proprio dalla mia voglia di sfruttare questa mia capacità di reggere ultradistanze per conoscere luoghi, per conoscere persone, per conoscere popolazioni. Tu hai vissuto abbastanza, diciamo, da vicino la mia partecipazione alla Ultra Caballo Blanco, quella in Messico, e quella è stata per me l'esperienza di vita, di corsa più particolare in assoluto che mi è rimasta, che mi ha cambiato, che mi ha veramente cambiato. Se Spartathlon è il mio viaggio, non la mia gara, ma il mio viaggio, il Messico è stato uno schiaffone, ecco, direi un ceffone in faccia, perché mi ha messo davanti a una popolazione che per necessità corre, e per necessità si sposta utilizzando le gambe, e per necessità si porta dietro i bambini, e i bambini camminano con i genitori facendo 50-60 chilometri per andare a fare la spesa, dico io, non per andare a comprare le uova. Faccio sempre questo esempio, però è così, per loro è così. E mi hanno veramente cambiato il modo, l'approccio, hanno cambiato l'approccio. Tu hai anche... Non era proprio quello degli atleti veri, ecco, il mio era un po' da viaggiatrice, da sognatrice. Ecco, ma è giusto così. Grazie alla tua impresa hai fatto conoscere anche una popolazione a chi magari non ha letto libri, non si è documentato sulla vita della popolazione, insomma, dei Raramuri, sono stati raccontati in libri, storie, e Lorena, la donna che corre con il tuo stesso nome, partecipa a gare con i suoi vestiti, è bellissimo. Insomma, andatela a scoprire, andatela a leggere, googolate e scoprite cosa ha fatto Lorena e dove ci porta con le sue gare. Lorena, veramente grazie per le tue corse. Noi ti seguiamo, ti raccontiamo e saremo felici di averti di nuovo ospite qui da noi. Grazie davvero, di cuore, grazie mille. Grazie a te, in bocca al lupo, ciao Lorena. Ciao, grazie. Simone, veramente che belle storie, sono incredibili, e io sono veramente felice di anticipare quello che vedranno i nostri amici la prossima settimana. Sì, guarda, avranno notato che oggi abbiamo fatto un po' meno rubriche ma più storie, perché ne vanno talmente tante. Abbiamo una marea di ospiti la prossima settimana, che poi sarà la nostra festa, la festa del papà, il 19 marzo. Avremo Elena Casiraghi, che non credo abbia bisogno di presentazioni, che ci verrà a parlare un po' del suo lavoro di divulgatrice scientifica, ma poi nelle settimane a seguire, e anche già dalla prossima puntata, avremo ancora storie, reportage, rubriche, perché torneremo a parlare anche di allenamento, di psicologia dello sport. Insomma, continuate a seguirci, commentate la puntata, iscrivetevi al nostro canale su YouTube, state con noi, condividete con gli amici, perché stiamo facendo qualcosa di nuovo che non vi lascerà più.
Marco, grazie mille sempre per i tuoi contributi, ci vediamo quindi domenica prossima. Simone, grazie, alla prossima. Ciao a tutti, continuate a seguirci.